Ciao miau! Se non ci conosciamo, piacere, sono Esther e sono una cosplayer. Oltre ai personaggi femminili, ogni tanto mi piace fare cosplay anche di ragazzini. In gergo si dice crossplay, ovvero sono una ragazza che fa cosplay di ragazzi. Nel video di oggi, a grande richiesta, vi spiegherò come mi trucco di solito per trasformarmi in un anime boy, in questo caso Shin Okazaki di Nana. Conoscete l'anime? Shin era uno dei cosplay che quest'anno avrei voluto fare in coppia con Reira, ma per ovvi motivi abbiamo dovuto far slittare il progetto. Consiglio questo tutorial a ragazze che vorrebbero fare cosplay di ragazzi. Se invece siete ragazzi e cercate un make-up tutorial per voi, questo potrebbe esservi utile, ma non al 100%. Ricordate di iscrivervi al canale e iniziamo! Indosso le lenti a contatto. In questo caso ho deciso di utilizzare le Eye Fairy Ginny color grigio, che mi ha spedito il sito Lens Village. Usate il mio codice sconto se volete comprare dal sito, mi raccomando. Devo dire che mi piace molto l'effetto che fa sul mio occhio. È molto coprente. Adesso possiamo partire col trucco vero e proprio. La base è molto importante per un trucco crossplay, capirete presto perché. Ho steso un po' di crema idratante come primer, quindi ora vado di correttore. Uso questo di The Sime, che ho usato anche nei miei scorsi 2 video di make-up, l'ho preso su YesStyle e mi sta piacendo un sacco. Lo stendo con una spugnettina principalmente sugli occhiaia, ma anche un pochino in altri punti un po' più scuri. Dato che questo correttore in particolare è molto coprente, sul resto del viso userò un fondotinta leggero. Sephora Collection mi ha gentilmente offerto il suo Care Makeup, che stenderò sempre col loro pennello vegan all-in-one. La texture è molto leggera, effetto second skin, e penso sia davvero adatta per un make-up crossplay, in cui preferisco sempre tendere per un effetto naturale per la base. Il plus di questo fondotinta è che ha una formula arricchita con polveri di tè matcha dalle proprietà idratanti e con vitamina C che svolge un'azione illuminante. Altra cosa che amo, il tubetto è fatto al 67% di plastica, ottenuta dagli scarti di canna da zucchero, e il legno del pennello proviene da foreste gestite in modo sostenibile. Gli altri brand di make-up dovrebbero davvero prenderne esempio. Fondotinta steso, mi piace un sacco l'effetto finale! Adesso arriva la parte tosta, mettere in risalto alcune parti della faccia usando il contouring. E mi aiuterò con la Romance Palette di Astra, molto versatile. Disclaimer, non sono per nulla pratica di questa tecnica e non usandola spesso sto ancora imparando. Quindi forse sbaglierò qualcosa, ma ecco come faccio io. Prendo della polvere più scura con un altro pennello diverso da quello che ho usato per il fondotinta e faccio contouring sotto gli zigomi e sul profilo del mento. Applico la polvere prima con più precisione e poi la sfumo finché non sono contenta del risultato. Con un pennello più piccolo definisco questa parte tra il naso e le sopracciglia e il lato del naso, per poi sfumare un po' col pennello di prima. Ecco che così ho creato le ombre in faccia che mi faranno sembrare un po' più maschile. Pensavo di passare all'highlight e applicarlo sulle guance e il naso, ma sinceramente non è cambiato granché, ma vabbè. Setto tutto con la cipria. Sarebbe ottimo usarne una trasparente, ma mi sto rendendo conto che non ce l'ho, così ho usato questa di Kiko. Fatemi sapere se usate il blush quando fate crossplay, io tendo sempre a saltarlo. Però mi sentivo extra e ho messo un pochino di illuminante, tanto per. Secondo me sta bene su un certo tipo di personaggi. Colorare le sopracciglia può aiutare molto per un trucco cosplay. Andate a vedere il mio video su come coloro le sopracciglia. Ma per il personaggio di oggi proverò a schiarirle un po' con della matita bianca e a passarci sopra dell'ombretto blu. Devo ammettere che non ci ho messo troppo impegno, perché sapevo che la parrucca avrebbe coperto molta parte delle sopracciglia, però sono contenta del risultato. Passiamo agli occhi finalmente. Stendo un pochino di primer occhi della Wycon con un pennello. Se non l'avete in questo caso vi consiglierei di usare un pochino di correttore. Ora userò solo la palette Harajuku Memoir di Neve Cosmetics, che sinceramente adoro come concept. Guardatela, è una gendina! Troppo carina, anzi kawaii. Per i trucchi maschili di solito l'unica cosa che faccio è mettere in risalto la piega dell'occhio con un ombretto marroncino o arancione a seconda di come mi va. Dato che la parrucca è celeste chiaro, volevo usare un colore complementare e andare di ganguro, questo arancione scuro. Essendo Shin però un panchettaro, non mi sono fermata qui e ho preso un po' di Visual Kei da applicare attorno all'occhio. Trovatemi un nome di un ombretto più azzeccato in questo caso. Adoro. Ammetto di aver cercato foto di ragazzi di band rock per capire se si truccavano e se veramente avevano il contorno nero agli occhi o se me l'ero sognato. L'eyeliner mi sembrava troppo e non avendo matite nere ho optato per questo ombretto, che ho messo anche nella rima inferiore dell'occhio.
Direi che ci siamo. Me lo stavo per dimenticare, ma un pochino di rossetto nude e matte in questo caso ci sta. Vi sconsiglio di usare sia colori troppo accesi, troppo forti, sia correttori o simili. Un nude andrà benissimo. Ed ecco il risultato finale. Sono felicissima di come è uscito il trucco nell'insieme. Voi che ne dite? Ma vogliamo parlare di quanto sia strano vedermi con i piercing? Non ho nessun buco alle orecchie, così ho preso questi anellini finti, vi lascio il link in descrizione, giuro che sono divertentissimi da provare. Per quanto riguarda la parrucca invece, mi è stata spedita da questo negozio di Amazon, molto fornito. Anche di questo vi lascio il link in descrizione dello shop, la parrucca invece purtroppo non è più disponibile. Queste sono le foto di come mi è arrivata la base e questa invece è come l'ho acconciata io per farla più simile possibile al personaggio. Ammetto che fare una capigliatura punk del genere è stata una sfida. E sappiate che non ho cotonato nulla, ho solo usato l'H&Fon. Un po' come tutti i personaggi della serie, Shin è davvero particolare, ma nonostante tutte le cose sbagliate che fa, io lo amo tantissimo e spero di avergli reso giustizia. E soprattutto non vedo l'ora di fare delle foto con la mia Reira. Fun fact, è lei che ha la collana accendino. Chissà capirà. Lasciate un commento qua sotto dicendomi il vostro personaggio preferito, se conoscete la serie, perché sono davvero un sacco curiosa. Se avete voglia di vedere meglio questo cosplay, vi consiglio di seguirmi su Instagram e Twitter, dove posterò altre foto. Trovate tutti i link in descrizione, oppure vi basta cercare il mio nome. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividere il video, mi aiuterebbe davvero un sacco. Grazie per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao miau!